Lato sinistro Repubblica Argentina, la salutiamo, e lato destro Repubblica del Cile, ci siamo. Siamo ai 4.780 metri sul livello del mare, la più alta altitudine mai raggiunta con la nostra moto e senza. Per completare la fatica, pure foto professionale con il cavalletto. Veloce controllo alla Tenerona che dopo 120 km di ripio e 4 quadri è abbastanza provata. Poi questa sera la Serena controllerò anche tutti i raggi. Grandissima. Ora veloce in centro a Vicugna. Vamos. Guardate la cordigliera sullo sfondo, tranquillità massima questa mattina a Vicugna, carichi tranquillissimi, per i rossi è perfetto questo. Questa è la piazza che ieri sera era gremita di gente, soldi prelevati e ora si torna in struttura perché andiamo diretti alla Serena. 2 litri di acqua sin gas al baracchino, 2 euro. Benvenuti in Cile. Ti gusta l'Argentina, eh? A me gusta, però il Cile también. Lasciamo la nostra mini camera che sembra un po' un camper perché esci e sei seduto dall'esterno. Giacca, caschi, acqua, solita trafila, Tenerona per la carica. Vediamo se dopo l'acqua negra ha qualche problema. Nunca tiene problema, solo quando scalda troppo. Questo è troppo pequeño. Hasta luego. Vicugna è semplicemente un luogo dove tornare, anche per le belle ragazze, via Gabriela Mistral, perché qui a Vicugna è nato il premio Nobel per la poesia Gabriela Mistral, perro pettinato. Oggi andremo a raggiungere la Serena e segneremo il coast to coast Atlantico-Pacifico. Desayuno por la Tenerona. Storia cambiata appena entrati in Cile, 1,04 euro al litro contro i 60 centesimi in Argentina. Le Ande incorniciano Vicugna, zona fertilissima. Guardate che distese verdi di piante da frutto e di viti, è impressionante. Siamo nella Valle dell'Elqui. La Serena, Coquimbo. Oggi il trasferimento sarà brevissimo perché parliamo di 58 minuti e 59 km. Ci hanno raccomandato di estar cuidado, di fare attenzione perché oggi è domenica e gli abitanti di La Serena vengono verso Vicugna e hanno l'abitudine di sorpassare, quindi di adelantar. Cuidado. Ma soprattutto che hanno l'abitudine di non rispettare il motociclista. Benvenuti alla Serena. Sono le 13:24. Noi abbiamo preso un appartamentino con la lavatrice questa volta perché sono 20 giorni che non abbiamo una lavatrice disponibile. Però l'appartamentino ce lo danno per le 15. Eccolo il mare, siamo arrivati, Oceano Pacifico. E comunque stiamo raggiungendo il centro di La Serena, seconda città più antica del Cile dopo Santiago. Stiamo attraversando le vie di Palermo, Verona, Genova e Roma. Veramente poco fa abbiamo anche incrociato case o caie Altamura. Antonio e Anna. Non so se si riferiva ad un cognome, in quel caso un saluto ad Allegre e Viola.
Siamo lungo l'avenida del Mar. Il mare, come indica Francesco, è l'oceano e si vede tutto. L'odore del mare ci raggiunge fino a qua, è una spiaggia infinita. Appena arrivati nel nostro appartamento. El estacionamiento, ¿tú sigues por esa calle? Sì. Baja la vuelta Sì. y hasta el 171. Grazie. Esperamos en Muchas. la casa. Grazie. Grazie. Tornati dalla spesa, non abbiamo la tovaglia e per questo la cucinera un po' si arrabbia. Pane scaldato in pentola, però abbiamo il boccione dell'acqua. Oggi iniziamo il video da un garage, ovviamente di fianco alla Tenerona, e oggi giornata di manutenzione. Intanto guardate i nostri completi, dopo il ripio maledetto sono tornati come nuovi. Adesso però togliamo il mantello alla moto. È arrivata anche la cucinera e anche lei, come potete vedere, è tornata come nuova. Non capisco perché in queste vesti mi chiamate cucinera, però... In verità è il suo secondo mestiere. Il primo mestiere è quello di fare la motoviaggiatrice. Ecco. Comunque, bando alle ciance, ora primo passaggio, andiamo a lavare la Tenerona. Anche perché qua la Serena è uno dei pochi posti dove troviamo il lavaggio con la classica lancia con i gettoni. Perlomeno questo è quanto ci è stato detto. Andiamo a verificare. Un dettaglio, moto ferma da 2 giorni, non c'è una goccia d'olio. Fondamentale questa cosa. Ed insieme andiamo a controllare anche il livello dell'olio del motore, perché la moto surriscaldandosi con un olio 540, che non andrebbe bene perché con le alte temperature sarebbe meglio una gradazione maggiore. Comunque andiamo a controllare se l'olio è sceso di livello. Puliamo. Perfetto, si trova a metà tra il minimo e il massimo. Queste sono le case, i palazzi dove abbiamo residenza per questi giorni. Traffico infernale a quest'ora del mattino, tarda mattinata. Arrivati a un lavado di auto. L'altro giorno avevo chiesto al distributore qua vicino dove fosse un lavaggio per potersi lavare la moto da soli. Mi hanno detto lo trovi qua vicino. In teoria dovrebbe essere questo, ma da quel che vedo non posso lavarmi la moto da me, devo appoggiarmi per forza di cose con l'operatore. Speriamo che facciano un buon lavoro. Gentilmente ci hanno anche preparato le sedie per potersi accomodare vicino al ferro. Y al tiro nos damos la moto para allá. Ti accomodi vicino al ferro? Claro che sì. Però lasciagli lo spazio all'ombra. Despacio perché sta dormendo. Comunque l'idea è di lavare anche le borse Enduristan, perché con il ripio le cerniere iniziano ad andare dure, quindi anche qua manutenzione, metteremo dello spray al silicone. Però prima le laviamo. Anche se devo essere onesto, è bellissima così sporca la Tenerona, sembra il suo habitat naturale. Ma dobbiamo lavarla per un motivo specifico che vedrete tra poco. Guardate il ferro che non si è scomposto minimamente con la presenza di Sara. Mi osserva un po', Ha lavorato tutto il giorno. E sta acostumbrato. Che fai, Terro? Come finisce il RAM tocca a noi. Il proprietario mi ha detto che settimana scorsa sono passate 3 Super Tenere dall'Argentina. Però sicuramente non erano fighe come questa. Intanto guardiamo insieme tutti i dettagli. Anche il cardano sembra non avere una trasudazione d'olio, idem per il motore, anche i paraolio sembrano in ottimo stato. La piccola customizzazione per tenere in lista sembra tenere tantissimo, abbiamo fatto 2500 km ed è ancora super solida, da brevettare, molto easy l'utilizzo perché in un attimo lista è pronta. C'è un po' di polvo. Altra cosa che non vi ho detto, prossimamente vedrete una manutenzione anche sul mono Öhlins, assolutamente fondamentale da fare. È il suo turno. Quindi primo passaggio con la lancia senza sapone. Secondo step detersivo. Sulla borsa, sta bene. So benissimo che qualcuno di voi dirà: Francesco, io non gliela lasciavo, ma qua alternative non ce l'abbiamo. Onestamente, come già detto, mi sarebbe piaciuto farlo da me, ma non si può. Terzo passaggio, dopo il detersivo utilizzano un panno. Vediamo anche quanto tempo impiegano, perché ci hanno chiesto 7.000 pesos, che a grandi linee sono 7 euro. Intanto questa è la situazione intorno al mediodì, in una giornata di estate, alla Serena. Oggi temperatura intorno ai 26-27 gradi, ma non ci dimentichiamo che qua il sole picchia veramente molto.
molto. Nel frattempo vi faccio notare una cosa, tutta appena lavata, ma a me oggettivamente piace più così, e a Sara che piace un po' meno. Ora fate risciacquo. Ultima fase, asciugatura. Tempo totale per il lavaggio circa 5 minuti. Sei soddisfatta? Comunque, prima di criticare, aspettiamo il lavoro finito. Ah, le scuppe? Ferme cose. Addirittura c'è un'altra fase che sicuramente sarà quella della cera o qualcosa di simile. Le rifiniture finali vengono fatte con un panno diverso, sicuramente specifico per le plastiche, mettiamola così. E comunque lo specchietto è come nuovo. Aspettate che c'è un ulteriore passaggio, questa volta il brand lo conosco, Sonax, sicuramente servirà per lucidare per le zone verniciate e ovviamente ripasso finale. Lavoro terminato, il cruscotto ce lo siamo dimenticati, come tante altre cose, ma non stiamo qua a criticare, va benissimo così. Bisogna anche capirli, le strade che hanno non sono come le nostre, quindi ovviamente non dedicano tantissimo tempo alla pulizia perché poi tanto ti ritrovi con la moto perennemente sporca. E comunque sempre strafiga la Tenerona. Le cerniere ovviamente già vanno meglio, ma consiglio sempre dello spressicone. Per chi se lo chiedesse, queste valigie sono impermeabili, andiamo a controllare. All'interno è entrata pochissima acqua, sicuramente entra negli angoli perché queste pareti un po' si piegano, con l'acqua a pressione ovviamente qualcosa entra, ma con la pioggia non entra nada. Adesso però andiamo a fare la vera manutenzione perché, come già sapete, queste gomme non mi hanno soddisfatto al 100% e ora ve le vado a raccontare. Queste gomme qua. Intanto Sara, come sempre, si diletta a chiacchierare con la gente del luogo. Super curiosa quando vedo una moto con targa italiana o perlomeno con targa straniera, e sembra una banalità, ma loro cileni, argentini, uruguaiani non riescono a collegare la nostra targa all'Italia. Guardate il prodotto, la Sonax, sicuramente una cera, ha fatto quello che doveva fare, questo è poroso, è diventato bianco nei lati, anche nel tappo della benzina. Non ne guardiamo tante e vamos! Si riparte e cambiamo destinazione. Dovremmo essere arrivati. Andiamo a chiedere perché la tienda è questa. Cross Team La Serena. Cioetta Francesco. Tenemos que cambiar la cubierta, tenemos un Continental. nombre sì. Tenete la cubierta? Era 150. Le gomme ce l'abbiamo e sono proprio quelle che cercavo, TKC 70 ROX, TKC 80. Ora vediamo se riusciamo a installarle. Tutto ok, ora dobbiamo aspettare il tipo che viene a installarci le gomme e a bilanciarcele, ovvero mettere i piombi. Comunque al volo vi racconto la mia esperienza. Queste sono le Arenau K60 Scout e queste gomme, come potete vedere nel dettaglio, hanno circa 6.000 km, di cui 1.000 quasi di ripio. Sapete benissimo che noi viaggiamo super carichi, questa moto con Sara dietro, con tutti i liquidi, con todo, la malletta e quant'altro, peserà all'incirca 500 kg. Questa invece è la situazione attuale della gomma posteriore, come potete vedere inizia leggermente ad appiattirsi al centro, ma questo è normale. Comunque il tassello nella zona centrale ancora è importante. Ora la domanda nasce spontanea: perché cambiarle quando ancora il tassello è bello evidente? Queste sono delle ottime gomme consigliate da tutti i grandi motoviaggiatori per un motivo importantissimo, ovvero la durata. Oltre alla durata c'è anche il discorso che hanno un buon tassello, quindi sono delle gomme compromesso per poter fare dell'off e dell'on. Ma allora perché le andiamo a cambiare? Chiediamolo a Sara Latazzi. Silenzio. Per farvela cortissima voglio fare una prova. Queste gomme vi ho detto che sono un ottimo compromesso perché hanno un'ottima durata e hanno un buon tassello, ma qual è il loro lato negativo? Sono ovviamente per forza di cose rigide, ma soprattutto hanno una carcassa rigidissima. Mi è stato anche detto da chi ha più esperienza di me e da chi le ha usate con la camera d'aria che tallonarle è quasi impossibile. C'è anche una tecnica abbastanza pericolosa per farlo, ma magari ci facciamo un video più dedicato. E comunque la scorsa stagione, che si è conclusa circa 5 mesi fa, siamo arrivati con le classiche TKC70 la Continental. Perché dico classiche TKC70 la Continental? Perché le conosco benissimo, sono delle gomme anch'esse compromesso, ma hanno una differenza importante rispetto a queste. All'anteriore il tassello delle TKC70 è molto meno evidente di questo, quindi sono delle gomme più stradali e quindi con un'indole meno off-road rispetto alle K60 Scout, cosa che qua in Sud America con le strade che avete visto non è proprio il massimo. Il posteriore delle TKC70 è molto simile perché ha un tassello unito al centro, quindi ottimo per le lunghe
lunghe percorrenze. Per concludere, queste K60 Scout sono delle gomme compromesso come le sono le DKC70 alla Continental, con la differenza che queste hanno una durata maggiore, al tempo stesso hanno un'indole un po' più off-road, ma la vera differenza è che queste sono molto più rigide, con una carcassa veramente dura. Detto questo, torniamo da Sara perché sicuramente non sono riuscito a spiegarmi, in quanto guardate il contesto, ci troviamo su un marciapiede con un traffico pazzesco e soprattutto un rumore allucinante. Comunque, tornando al video, cosa ha notato Sara Bartolacci? Di mio posso dire che la mia schiena non ha amato in maniera particolare le Eidenau, proprio per questa rigidità e per l'impatto col terreno estremamente duro. Allora qualcuno di voi potrebbe dire: Francesco, perché non le hai sgonfiate? Ho fatto tutte le prove del caso, sul ripio viaggiavo con l'anteriore a 1,9 e con il posteriore a 2,1, ma al tempo stesso sull'asfalto veramente messo male argentino cosa succedeva? Succedeva che viaggiando carico ovviamente dovevo alzare un po' la pressione, anche perché nella pampa argentina si toccano i 45 gradi, quindi il posteriore, se si viaggia con una bassa pressione, ovviamente si appiattisce al centro. E comunque, nonostante viaggiassi a pressioni più basse delle DKC70, perché con le DKC viaggiavo a 2,9 al posteriore e 2,6 all'anteriore, cosa succede? Succede che le vibrazioni sono talmente tante che sembra di distruggere la moto. Al tempo stesso, se vi ricordate, per la prima volta ho rotto un raggio del cerchio posteriore in quanto ho preso un microdosso a 90 km/h, cosa che tra l'altro mi era successo già altre volte, solo che con le DKC i microdossi venivano attutiti in maniera migliore. Fatta questa presentazione, con l'esperienza che abbiamo acquisito in 9 mesi qua tra Uruguay, Cile e Argentina con queste strade, ho voluto fare questa prova. Mettere una gomma specialistica per il ripio all'anteriore, perché comunque mi dà una buona durata in quanto sono carico al posteriore, molto più morbida rispetto a questa, perlomeno per le recensioni, per i feedback che mi sono stati dati, e mettere a posteriore le DKC70 nella versione ROX, quella con il taglio, non con il tassello pieno, in maniera tale da avere una durata maggiore per quanto riguarda il chilometraggio, in quanto al posteriore le DKC 80 durerebbero veramente poco, soprattutto con questo carico. Per qualcuno di voi questa prova potrà sembrare una follia, perché è un po' fare qualcosa che non si è mai fatto, nel senso che montiamo le DKC 80 all'anteriore e non montiamo le DKC 80 al posteriore, bensì montiamo le 70. Ovviamente questa è una prova per le nostre esigenze, perché viaggiamo in due stracarichi e perché, data la bassa reperibilità di gomme qua in Sud America, dobbiamo avere un chilometraggio tra virgolette importante. Avremmo fatto una VIP oppure avremmo fatto una cosa sensata? È una prueba, entonces è una prova, quindi possiamo sbagliare come possiamo azzeccare. Intanto facciamo il cambio, questo è l'importante. Comunque, prima di fare questa prova mi sono documentato e ovviamente ho chiesto a chi ne sa più di me, ho chiesto ai tecnici della Continental che è fattibile, non è proprio una beep. Ma prima di iniziare il cambio gomme vi diciamo una cosa importantissima per noi: iscrivetevi al canale se vi piacciono i nostri contenuti, per noi è veramente importante, attivate la campanellina e che dirvi, seguiteci. Intanto ve le faccio vedere nel dettaglio da vicino e anche tastandole, queste sono veramente morbidissime rispetto alle K60. Ovviamente queste sono più specialistiche per l'enduro, queste sono un po' più un compromesso. Ma ripeto, per l'esperienza che stiamo acquisendo qua in Sud America, per le strade veramente complicate, voglio qualcosa di specialistico all'anteriore, mentre al posteriore qualcosa che duri un po' più rispetto alle DKC 80 e che comunque mi diano un po' di trazione. Tutto questo perché vorrei qualcosa con una carcassa più morbida. Cerco di spiegarmi in questa maniera. Queste gomme qua sono talmente rigide come carcassa che quando si prendono le pietre grandi la gomma rimbalza. Con le DKC 70, quelle che avevo prima, quelle che ci siamo partiti e quelle che conosco benissimo, quando si prende un piccolo sasso, ovviamente il tassello non è importante perché la gomma è più stradale, però cosa succede? Succede che a livello di sensazione la gomma sembra abbracciare il sasso e non saltar via. Conoscendo le 70 mi auguro che queste hanno lo stesso comportamento, ma con un'indole più off-road che quella che mi serve. Passando di qua, conoscendo invece le normali, ho voluto provare queste per avere un'indole più off-road, ma al tempo stesso comfort, morbidezza e comunque una discreta durata. La durata sicuramente sarà inferiore rispetto alle 70 classiche perché hanno il tassello continuo, mentre in questo caso il tassello è tagliato, ma ovviamente con questo taglio in off-road dovrebbero essere meglio. Sono curiosissimo di provarle in off-road, di provarle anche sull'asfalto, perché da qua andremo diretti a Santiago con 500 km di strada sempre dritta su asfalto con temperature di 40 gradi
gradi, così potremo avere un responsor sulla durata, sulla rumorosità, sulla guidabilità, ma al tempo stesso se ho migliorato le performance della Tenerona in off-road, che è quello che più mi interessa perché effettivamente così carico faccio molta fatica, oppure se l'ho peggiorate, ma questo lo sapremo solo strada facendo. E vedremo anche se la mia schiena ringrazierà oppure dirà non sento molto il cambiamento. Perché sembra una banalità, ma il primo ripio fatto con le K60 Sara ha riscontrato subito una certa rigidità, nonostante le avevo messe molto più basse di pressione rispetto alle DKC70 della Continental. E voi direte, ma perché non lasci a casa Sara? Non si può. Cioè si potrebbe, però poi chi cucina? Ora portiamo la Tenerona in sala operatoria. Sta bene. Primo passaggio, togliamo il copripinza, tolto anche il dado che tiene il perno lato cardano e sta bene. Bisogna togliere anche il sensore dell'ABS. ¿Cuántos años que hace este trabajo? Como 2 años más o menos. Muy joven. Sí, 22 tengo. Controlliamo anche i parastrappi che sembrano ancora come nuovi, mai cambiati. Poi controlliamo anche il cuscinetto, ingrassiamo anche un po' il mozzo. Comunque per adesso possiamo dirlo, quasi 130.000 km, nessun problema, ma facciamo dovuti scongiuri, diciamo a bassa voce. Non sono messi male perché hanno la stessa attrezzatura per togliere i pneumatici ed anche per fare l'equilibratura. Está bien. Vamos con l'installazione delle Continental. Ora con l'esperienza delle altre le mettiamo a 2.8, poi vedremo strada facendo. Vale, está bien. ¿Cuánto dijo? 2.8. 8. Está bien. Una cosa che ho imparato, qua la valvola si chiama PEPA, interessante. Ora passiamo all'equilibratura, super professionale come in Italia. Ora tolgono il piombo vecchio, addirittura con il prodotto puliscono bene il cerchio perché almeno incolla meglio il piombo. Sembrano banalità perché in Italia ovviamente queste cose sono la normalità, ma qua vi assicuro che non è la normalità. Rimontati i parastrappi, ora rimontiamo todo. Altro dettaglio che a me questi dettagli piacciono, hanno anche segnato il tiraggio, nel senso hanno tirato, poi hanno segnato che la vite è tirata. Poi ho detto anche che il cerchio ha una posizione sul cardano, loro già lo sapevano, perché bisogna fare attenzione, se viene installata male, ruota male e in quel caso si possono rovinare i cuscinetti, quindi fate attenzione. Il ragazzo sapeva todo. La posteriore sta bene, todo è stato serrato, todo controllato anche da me e l'importante è che ruota bene. Ora passiamo all'anteriore che è molto più facile. Nel frattempo guardiamo le altre moto, ottimi cerchi, guardate che mozzo ragazzi, qui siamo al top e queste sono le moto per divertirsi sul ripio. Togliere la gomma anteriore è molto più facile perché basta allentare questi due lati qua, serve per bloccare la vite, poi ovviamente togliere l'antepassante. ¿Cómo se dice? Rodamiento le llaman. Sí, pero está bien, no tiene juego. Andiamo a piombare anche l'anteriore e il lavoro terminato. 0. Ok. Il sensore dell'ABS sta bene? Está bien, está puesto. Mira. Perfetto. Aquí está. Ora rimontiamo le pinze dei freni. Estamos limpiando para sacar el travaperno. Mettiamo anche un po' di frenafiletti, colore blu, dovrebbe essere quello intermedio. Lavoro terminato, abbiamo sistemato anche i gommini, perfetto. Siamo tornati alla luce. Ok, lavoro terminato. Grazie. Muchas gracias. Estén bien. Gracias. Bien. Quindi moto lavata, gomme nuove, ringraziamo i ragazzi qua, hanno fatto un ottimo lavoro. Hasta luego, vamos! Bueno, vamos a comer. Arrivati a destinazione, questa è la situazione attuale gomma posteriore e questa è la situazione ignorantissima della gomma anteriore. Non vi ho mostrato nulla lungo il tragitto perché c'è stato un traffico pazzesco e al tempo stesso non posso dirvi nulla. L'unica cosa che già ho percepito, con queste gomme le asperità vengono attutite in maniera migliore. Poi ovviamente per fare le cose fatte bene ci ritorneremo sull'argomento perché, come dico sempre, bisogna testarle. Vediamo come vi comportate sul ripio. Voglio avere maggiore sicurezza sul ripio per raggiungere luoghi complicati, perché da quel poco abbiamo visto i luoghi complicati sono quelli che ci restituiscono un panorama migliore. Altra cosa, chiudo il video perché non voglio essere troppo logorroico, in tanti mi avete scritto: Francesco, quando è che porti la sorellona qua in Sud America? Ragazzi, se vedete come lavorano, se vedete come lavano, se vedete le condizioni della strada, questa moto è nettamente superiore rispetto al BMW 1250 GS per questi luoghi, perlomeno questo è il mio punto di vista, perché qua non serve avere una moto super tecnologica,
una moto super performante, quello che serve è una moto solida, una moto che ha poca manutenzione, che ha pochi fronzoli, ma soprattutto che la mattina quando girate la chiave si accende senza il minimo problema. Non dico che la Tenerone è super affidabile e la BMW no, assolutamente, lungi da me dire queste cose, ma da quel poco che ho potuto capire e vedere, questa moto è un po' più Caterpillar rispetto alla GS. Tutto qua, nulla di più. Poi sull'argomento, se vi interessa, ci torneremo in modo dettagliato. Ah, dimenticavo, ora andiamo a Santiago perché ho trovato un centro specializzato per le Öhlins. Voglio ricaricarle e se riesco voglio mettere una molla più rigida con un K superiore. Faccio questi cambiamenti, faccio queste prove perché voglio un attimo capire come cambia il comportamento della moto, soprattutto in condizioni difficili, e voi sarete i primi ad essere aggiornati. Ora andiamo a comer. Ciao ragazzi! E dopo il pranzo delle 4 del pomeriggio ci chiedete spesso di condividere la nostra vita nella quotidianità. Guardate il nostro tardo pomeriggio. Io al lavoro sul nuovo video, Sara sta scaricando della musica e sta facendo dei mini video perché sta imparando il montaggio video, e questa è la nostra realtà intorno. C'è lo stendino, abbiamo lavato de todo. Oggi abbiamo gli orari strani perché abbiamo fatto pranzo tardi, quindi faremo anche cena tardi e per questo si lavorerà fino a tardi. Niente cena stasera, nunca se cena. Cosinera, fai il tuo lavoro. Che è questo adesso? Io, la cosinera che ogni tanto si ribella. Scrivetelo nei commenti, aiutatemi.